Prima una delle più attese, poi una delle moto più chiacchierate del 2021. Eccola qua alle mie spalle, si chiama Aprilia Tuono 660, finalmente la possiamo provare. Arriva sul mercato, devo dire, con un bel fardello dato dal nome pesante che porta sulle sue scarne sovrastrutture. Già, perché il nome Tuono porta con sé inevitabilmente un carico di aspettative molto alte, quelle di capacità ciclistiche e motoristiche sopra la media, a cui ci ha abituato la sua sorella maggiore con motore V4. Eppure la Tuono 660 non sembra essere molto preoccupata, perché proprio come la V4 nasce da un progetto che è assolutamente sano dal punto di vista motoristico, ma anche da quello ovviamente telaistico, un progetto che abbiamo già potuto apprezzare parecchio nella guida su strada, che si chiama RS 660. Proprio come la RS 660, la Tuono possiamo dire che non si inserisce in un segmento, ma ne crea uno a parte. Se guardi alla cilindrata, le sue concorrenti sono CB 650R, Ninja 650, MT-07. Ma poi guardi dotazione, prestazioni e prezzo ed ecco che capisci come questa 660 voglia andare a mettere il sale sulla coda alle top seller dell'ormai segmento allargato delle naked medie, che arriva fino ai 900 cm3. 10.550 euro il prezzo della Tuono 660, un prezzo che la posiziona, è vero, nella fascia alta del segmento, dove ci sono già anche le 800, ma va detto che effettivamente anche le dotazioni non sono da meno. Telaio e forcellone in alluminio con misure ciclistiche dedicate, un'elettronica molto completa, sospensioni regolabili almeno parzialmente e una strumentazione connessa portano effettivamente questa 660 a rivaleggiare con moto più grandi. Lo fa anche perché può proporre il miglior rapporto peso-potenza della categoria, visto che il peso si ferma a soli 183 kg in ordine di marcia. E poi c'è lui, il motore, che io considero un piccolo capolavoro di ingegneria, perché mai un bicilindrico di questa cubatura, ricordiamo in 660, si era spinto così avanti dal punto di vista delle prestazioni. Ha una struttura portante, giova ricordarlo, ho studiato apposta per ridurre i pesi, infatti il telaio è più corto, la fasatura a 270 gradi per dare carattere e soprattutto un range di utilizzo davvero molto ampio. Questo 660 è davvero un bel motore, non sembra nemmeno un 660. Rispetto a quello della RS 660 perde 5 cavalli, scelta voluta per poter depotenziare facilmente la Tuono ai 35 kW dei neopatentati senza dover ricorrere a versioni speciali. Onesto? Non vi accorgerete della differenza, anzi la nuda vi sembrerà anche più reattiva della sportiva, perché la posizione in sella è più rialzata e quando approcci la moto in questo modo sembra sempre più potente. Inoltre la potenza che perdi è in alto, mentre su strada usi tanto la coppia e lì le differenze sono inconsistenti. La naked di serie ha anche un allestimento un pochino più semplice rispetto all'RS660 per cercare ancora maggiore maneggevolezza, ma questa non è una semplificazione, l'ha voluto. Il motore è fissato in 2 soli punti invece di 3, quindi il telaio flette meglio. La forcella Kayaba da 41 offre una regolazione su un solo stelo ed è leggermente più corta. Questo comporta una variazione sia dell'angolo di sterzo, che si chiude un po', sia dell'interasse, che si accorcia un pochino, quindi è una moto ancora più compatta rispetto all'RS660. L'elettronica è completa di controlli di trazione, ovviamente, cruise control, freno motore, regolabile, ma non ha la piattaforma inerziale di serie e di conseguenza non ha nemmeno il cornering ABS, e tutto è optional, si può comprare. E cosa secondo me invece è un pochino più grave in questa fascia di prezzo, manca anche il quick shifter di serie. Niente paura però, IMU e cambio elettronico sono comunque disponibili in optional. Tra l'altro, montando la piattaforma inerziale si attiva anche la funzione cornering dell'ABS. Insomma, si può salire con l'equipaggiamento, ma ovviamente sale anche il prezzo. Volete sapere come va? Adesso ve lo dico. Come va la Tuono 660? Beh, in una parola, intuitiva, prima di tutto, e facile. La Tuono è una di quelle moto che amo definire toy bike, ci sali e ce l'hai in mano dopo un secondo. Pesa pochissimo e ha un motore reattivo che spinge bene e spinge tanto, non sembra nemmeno un 660, sembra di cilindrata superiore, anche per il rumore. Niente stress con lei, solo puro divertimento, anche in una giornata come quella di oggi in cui c'è il sole, sì è vero, ma il termometro spesso è stato sotto lo zero e c'era pieno di sale sulle strade. Questo significa avere tantissimo feeling sulla moto. È una moto per tutti? Beh, assolutamente sì, e quando dico per tutti intendo davvero per tutti, dal neofita che con lei godrà di una moto assolutamente leggera, facile e intuitiva fin dai primi metri, ma anche allo smanettone che troverà soddisfazione in una ciclistica che è vero è magari semplice ma estremamente a punto, con sospensioni ben tarate, scorrevoli quando serve e sostenute quando si arriva a lavorare a fine della corsa, quindi quando stiamo stressando con i freni o l'accelerazione. La Tuono alla fine è molto stabile, non dondola, non si scompone, non ha beccheggio, fa strada e ti fa guidare forte davvero con un disimpegno mentale che è difficile da trovare. È ovvio che
con lei non si fa fatica a ritrovare tutto il buono che avevamo già trovato sull'RS 660, di cui di fatto la Tuono è una gemella, una moto super leggera, super reattiva, di quelle che alla fine ti sembra di avere i neuroni collegati direttamente alla ciclistica, nel senso che quando tu pensi di fare una cosa, di fatto lei l'ha praticamente già fatta. È davvero veloce a scendere in piega, altrettanto veloce a risalire e a buttarsi giù dall'altra parte, ma il bello è che tutta questa rapidità, questa agilità della moto non è andata a discapito di quella che io chiamo la presenza sul terreno. Hai sempre le ruote ben appoggiate a terra, proprio come sulla RS 660. Anche la Tuono è rapidissima in curva, a scendere in curva, ma dimostra una precisione pazzesca nella definizione della linea ideale da percorrere. Tu vuoi che vada lì? E lei va proprio lì, dove proprio tu la vuoi portare, è precisa, e poi quando è in piega riesce a tenere la linea in modo fantastico, con uno sterzo sempre fermo tra le mani anche sul brutto. Si potrebbe pensare che la forcella più semplice sia un limite, beh, oggi nel giro che abbiamo fatto non lo è stata, né sui percorsi più scorrevoli né su quelli un po' impestati che abbiamo trovato qui a sud di Roma, con buche e asfalto un po' brutto. Allo stesso tempo però la sua leggerezza assoluta consente il cosiddetto, come si dice, cambio in corsa, no? Ancora più enfatizzato dal fatto che qui è un manubrio largo e quindi riesce a gestire ancora meglio la moto. Tu vuoi cambiare la linea all'ultimo momento, non c'è nessun problema, un piccolo spostamento del corpo e la moto ti segue veramente come un cagnolino. In tutto questo si inserisce sicuramente il motore, che già mi era piaciuto sulla RS 660, e qui non fa altro che confermare tutte le sue doti. Vista la posizione di guida un pochino più rilassata, forse ti godi ancora di più in questo caso l'arco di erogazione disponibile, che è molto ampio e ha solo un piccolo flesso di spinta tra i 5 e i 6.000 giri. Un arco di erogazione che rende la Tuono veramente piacevole da guidare quando vai a spasso, perché puoi andarci a spasso tranquillamente, gratificante quando la sfrutti ai medi regimi, che sono più da 800 che da 660, e soddisfacente che quando ti viene un po' la carogna e dai fondo al gas stuzzicando il limitatore di continuo. Devo dire che mi piacciono alla fine anche le mappature, perché spesso sui motori piccoli di cilindrata o medi cilindrata la mappatura più aggressiva è sempre un po' effimera, no? Accelera subito, poi non succede niente. Invece la Dynamic qui non ha solo una risposta più pronta, ma rende effettivamente il motore più vivace nel salire di giri. La Commute invece è dolce per la guida di tutti i giorni, va benissimo nella maggioranza dei casi. Alla fine quello che ti viene da fare con la Tuono è giocare, come ho detto, ti mette in mano le prestazioni con una facilità veramente disarmante, ti puoi fidare tanto dell'elettronica perché sono controlli che funzionano davvero bene, anche secondo me senza aver bisogno dell'IMU. Cosa le manca? Beh, alla moto che abbiamo provato oggi assolutamente nulla, perché lei montava di fatto la piattaforma inerziale, che è optional, e il cambio elettronico, che è un optional che costa 219 euro, che ovviamente mi sento di consigliare, anzi l'avrei voluto proprio di serie. Ecco, se devo poi andare a cercare il pelo dell'uovo, fare qualche appunto, lo faccio al comando del freno anteriore, perché funziona benissimo il freno, ma la leva resta sempre un po' lontana anche quando è regolata più vicina. Io ho le mani piccole, per me è un problema. Il posteriore invece mi sarebbe piaciuto un pochino più incisivo nella gestione della percorrenza di curva. Ho trovato poi un cambio elettronico un pelo contrastato in scalata. Devo dire tra l'altro invece a favore della Tuono che la protezione aerodinamica non è per niente male, siamo sempre su una naked, ricordiamocelo, ma il piccolo cupolino invece taglia l'aria fino almeno alle spalle, quindi consente di viaggiare abbastanza veloci senza avere l'aria in faccia, la spinta forte che si ha su altre naked della stessa categoria e anche di categorie superiori. Quindi in questo caso devo dire ben fatto. Beh, alla fine è vero, mai come in questo caso vale la regola che una moto va provata prima di essere giudicata, perché di fatto è vero, possiamo fare teoricamente tutti i ragionamenti del caso, per esempio sul posizionamento nel mercato di questa Tuono 660, sul suo prezzo, sulla dotazione, sulla cilindrata che è anomala, però alla fine quando la guidi su strada capisci che Aprilia ha fatto un ottimo lavoro e la Tuono 660 offre di fatto il bilanciamento perfetto tra prestazioni, facilità, gusto di guida e versatilità d'uso, perché ci sono anche soluzioni intelligenti. Alla fine non vorresti niente di più. Voi siete sicuri di volere quei centimetri cubi in più? Beh, parliamone qua sotto nei commenti.